Ciao a tutti! In questo video vi voglio spiegare come realizzare questo cappellino. Io l'ho realizzato con l'uncinetto e le maglie alte. Sono partita dall'alto, l'ho lavorato verso il basso e poi l'ho rifinito con questo smerlo. Ma in realtà, se non lo volete, potete anche finirlo semplicemente liscio. Per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video, trovate qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Donny Tweed di Tessiland. È un filato 100% di cotone, in 100 grammi ci sono circa 250 metri e qui consiglia di lavorarlo con gli uncinetti che vanno dal 3 al 4, ma io per avere una mano piuttosto stretta lavoro con un uncinetto del 2,5. Inoltre ci servirà un metro da sarta, un ago da maglia e un marcatore, ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Per prima cosa dobbiamo andare a calcolare per quanti centimetri dobbiamo lavorare in tondo, quindi dobbiamo andare a calcolare il diametro della nostra testa. E come si fa? Con una regola matematica che dice appunto che per trovare il diametro basta dividere la circonferenza per il pi greco. Quindi con il metro da sarta andiamo a misurare la circonferenza della nostra testa. Nel mio caso sono 56 centimetri. Questi centimetri li devo dividere per il pi greco che è pari a 3,14, quindi devo andare a fare 56 diviso 3,14 e mi dà 17,83, ma io terrò in considerazione solo il numero prima della virgola, quindi 17 centimetri. Cosa vuol dire? Che io dovrò andare a lavorare in tondo per un diametro di 17 centimetri. Quindi in un anello magico, se non conoscete questo avvio vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato, vado ad avviare 2 catenelle che mi servono perché poi andrò a lavorare a spirale, quindi 1 e 2 e 12 maglie alte, quindi entro una maglia alta, 2, 3, 11 e 12. A questo punto tiro il codino per chiudere, vedete, così in circolare, e poi le prime 2 catenelle le lascio stare, ma qui nella prima maglia alta vado a lavorare una maglia alta e quindi filo sull'uncinetto, entro in questa prima maglia alta e lavoro in spirale la prima maglia alta del secondo giro. Metto un marcatore per segnarmi qual è la prima maglia, in maniera che così non perdo il conteggio. E nel secondo giro vado a lavorare per ogni maglia sottostante 2 maglie alte, quindi praticamente tutti aumenti. Alla fine del giro avrò 24 maglie, quindi una l'ho già lavorata, 2 e ancora prossima maglia 1 e 2, prossima maglia 1 e 2 e vado avanti così fino alla fine del giro. 23 e 24 e sono arrivata alla fine. Vedete, questa è la prima maglia che abbiamo marcato. A questo punto togliamo il marcatore e iniziamo il terzo giro. Nel terzo giro lavoriamo una maglia alta e un aumento, quindi iniziamo con una maglia alta, poi marchiamo subito questa maglia appunto per non perdere il conteggio, ok, e
Nella prossima maglia facciamo l'aumento, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia di base, 1 e 2, e andiamo avanti così lavorando una maglia alta e un aumento per tutto il giro. Nel quarto giro lavoro 2 maglie alte e in aumento, quindi tolgo il marcatore, faccio la mia prima maglia alta, marco subito, quindi 1, 2 maglie alte e nella maglia successiva faccio l'aumento, quindi 1 e 2 maglie alte nella stessa maglia di base, e quindi vado avanti lavorando 2 maglie alte, 1, 2 e l'aumento, così per tutto il giro, e vado avanti così aumentando fino ad arrivare al diametro di 17 centimetri. Quindi nel quinto giro farò 3 maglie alte e un aumento. Nel sesto giro farò 4 maglie alte e un aumento. Nel settimo giro farò 5 maglie alte e un aumento, e così via, appunto fino ad arrivare al diametro di 17 centimetri. Ok, sono arrivata a 17 centimetri di diametro. Adesso proseguo senza aumentare fino ad arrivare a 17 centimetri di altezza, però vedete contando dal centro. Ok, sono arrivata a 17 centimetri dal centro e quindi devo iniziare a fare gli aumenti per la falda. Per sapere ogni quante maglie fare l'aumento basterà riprendere la sequenza di aumenti da dove avevamo lasciato all'inizio del cappello. Quindi nel mio caso io dovrò fare 8 maglie alte e l'aumento. Se voi non ve lo ricordate, basta che contiate il numero di maglie, lo dividete per 12 e il numero che ne esce sarà la sequenza, ricordandovi però, come ad esempio nel mio caso, ho 108 maglie diviso 12 da 9, questa è la sequenza, però chiaramente io dovrò fare appunto 8 maglie alte e l'aumento. Bene, io ho fatto 4 giri di aumento. Per me questa misura va bene. Voi provatelo per capire se ve ne servono di più o di meno. E adesso vado a lavorare non più a spirale, quindi devo togliere questo gradino che si forma sempre appunto nelle lavorazioni a spirale. Per togliere il gradino lavoro una mezza maglia, poi ancora una mezza maglia, poi lavoro una maglia bassa, vedete che sta mano a mano scendendo, poi ancora un'altra maglia bassa e infine 2 o 3 maglie bassissime. Adesso vediamo, 1, 2, vediamo se è a pari. Quasi, ne faccio un'altra e 3. Ok, vedete, aspetta che vi alzo qua, vedete che praticamente siamo andati a pareggiare il bordo. A questo punto il cappello potrebbe anche essere finito così, però io andrò a fare un bordo a smerlo. Quindi faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Nella quarta catenella dalla base, quindi non dall'uncinetto, dalla base, quindi 1, 2, 3, 4, vado a fare una maglia bassissima, entro e faccio una maglia bassissima. Nella catenella seguente, quindi la terza dalla base,
vado a fare una maglia bassa, quindi 1 e 2. Poi nella seconda catenella dalla base vado a fare una maglia alta, quindi ok, e nell'ultima catenella vado a fare una maglia altissima, quindi getto 2 volte, entro e me le chiudo. A questo punto salto 3 catenelle, scusate, maglie di base, quindi 1 2 3, e nella quarta entro e faccio una maglia bassa. Ok, eccolo qui il mio primo smerlo, il mio primo triangolino. E adesso ripeto 5 catenelle, 1 2 3 4 5, nella quarta una maglia bassissima, nella terza una maglia bassa, nella seconda una maglia alta, ok, nella prima una maglia altissima o una maglia alta doppia, non so come la chiamate, quindi chiudo, salto 3 catenelle di base, scusate, io le chiamo catenelle ma in realtà sono 3 maglie di base, 1 2 3, nella quarta entro e faccio una maglia bassa e vado avanti così per tutto il giro. Visto che noi abbiamo come numero di maglie un multiplo di 12 e questo bordo in realtà è un multiplo di 4, quindi è sicuramente compatibile col numero delle maglie, perché 12 è sempre divisibile per 4. E infine mi vado a chiudere con una maglia bassissima alla base del primo smerlo, in questo modo. Poi tiro il filo, taglio e non mi resta nient'altro che andare a nascondere la codina. Io per realizzare questo cappellino, che è per una taglia da adulto di circa 56 centimetri di circonferenza, ho utilizzato una 70 di grammi, infatti mi è rimasto ancora un bel po' di filato. Voi chiaramente dovete regolarvi in base alla taglia che volete realizzare. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!